Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale, Michaela Coca, il mio mondo bello. Oggi voglio registrare il tutorial di questo ciondolo. Ho fatto una lunga pausa nella registrazione dei tutorial, però adesso mi voglio impegnare perché ci stanno tanti progetti da fare. E questo è il penultimo che ho fatto. Vedete, è molto semplice, al centro con una lavorazione in tessitura di perline e poi bordini all'uncinetto. Volendo rifarlo in una variante col bianco, però non riuscendo a ripetere le cose perché a me piace provare sempre, la mia fantasia vuole volare, è uscito fuori questo che vi è piaciuto tanto e che farò appena finisco il tutorial di questo. Faremo questo, quindi vedete il centro è quasi lo stesso e poi qua è diverso ai bordi, però intanto partiamo con questo. Prima di partire voglio però ringraziare tutti i miei iscritti e tutte le persone che vanno a vedere i miei video, e spero che ce ne saranno altri che si iscriveranno perché veramente seguiranno tanti progetti che adesso non me li sono preparati, ma ve li farò vedere verso la fine del video, i prossimi progetti che faremo insieme. Parto con la lista dei materiali. Allora, serviranno le perline Super Duo, che sono queste a due fori, forse è meglio che faccio così, che tanti di voi non le conoscono perché non hanno mai lavorato ma vorrebbero partire con i miei tutorial. Quindi si chiamano Super Duo, perline Super Duo. Tutti i materiali che vi faccio vedere, siccome non posso dire il nome dei negozi per motivi di pubblicità, vi dico solo che basta andare su internet, digitare il nome delle perline o dei filati di tutto quanto e vedrete tanti negozi online che vendono i componenti. Quindi partiamo con le perline Super Duo e queste ve le ho fatte vedere. Poi ci stanno i cristalli da 6 mm, che sono questi un po' più grandicelli, cristalli da 6 mm, ok? E come vedete io li ho messi nella stessa colorazione, però poi voi potete mettere le perline centrali di un colore e i cristalli di un altro colore, fate un po' a scelta vostra. Poi filo in poliestere spessore 0,40. Io in questo caso uso questo che si chiama Lumina 6, colore 7272. Trovate tutto online, basta digitare filato Lumina 6. È un filato molto bello, brillante e resistente e lo uso spesso nei miei lavori. Poi forma metallica a cerchio con il diametro da 4 cm. Vedete? Deve essere un cerchio che ha il diametro da 4 cm. Poi una perlina 80, che sono queste piccoline, che servirà per fare questo centro, serve qua al centro, però si può mettere anche un cristallino come ho fatto in questo, vedete, un cristallo più piccolo, quindi o perlina 80 o un cristallo da 2 mm, vanno bene uguali. Ok, poi siamo arrivati a l'uncinetto. Ci serviranno due uncinetti, un uncinetto più piccolo che è questo numero 1, perché andremo ad infilarlo in mezzo alle perline, qua, proprio qua in mezzo, e serve un uncinetto con la punta più fine, e un uncinetto
un pochino più grande per il bordo, che è 1,5. Poi filo di nylon trasparente, spessore 0,20 oppure 0,18. Quindi il filo di nylon, che in questo caso io uso 0,20, è un filo che si trova anche nei negozi da pesca, vedete, trasparente. Questo è 0,20. Dicevo che va bene anche lo 0,18. Poi un ago numero 11 per la tessitura di perline. Ecco, è importante che l'ago sia piccolo, questo speciale per la tessitura. Se non avete 11 va bene anche 10. Ma tanto lo vedrete quando lavoriamo. Ecco, è un ago sottile e molto fine, con la cruna molto fine. Poi serve un ago da cucito per chiudere il lavoro all'uncinetto. Forse era meglio se mettevo così, vedete meglio la lista. Quindi un ago da cucito, che sarebbe questo, normale, perché ci serve quando andiamo a rifinire qua per fare poi il gancetto, a infilare il filato, diciamo. E poi una cosa che vi sembrerà strana, serve un sasso, che è questo qua, che voi se ci avete uno più bello, e una pinza per schiacciare il filo di nylon. E parto già con questo procedimento perché sarà la prima cosa che andremo a fare. Quindi prendiamo il filo, useremo circa 1 metro di filo, poi lo appoggiamo se avete un'altra superficie dura, rigida, va bene lo stesso. Quindi questo è il filo, lo appoggio qua, con il laterale della pinza vado a schiacciarlo dandogli un po' di botte, diciamo. Ecco, diventa così. Come faccio a farvelo vedere? Forse qua sulla parte nera si vede meglio. Ecco, vedete il nylon si è schiacciato e adesso andremo ad infilarlo perché entra meglio nel ago, altrimenti lo spessore del filo non gli permette di entrare nell'ago, perché come vi dicevo l'ago è molto fine. E adesso prendiamo ed infiliamo, vedete, solo un pochino entrerà dove è schiacciato, ma poi con un po' di pressione, ecco, tirate piano e lo fate attraversare circa 20 centimetri, così. Poi andiamo a tagliare. Ho detto che in tutto ci serve circa 1 metro di filo, anche se rimane un po' meglio avere in abbondanza. E abbiamo infilato il filo nell'ago, perché mi succede spesso che mi dicono che è vero, pure io ho avuto difficoltà all'inizio, non capivo come fare a infilare un filo così spesso in un ago così sottile. E adesso si parte direttamente con le 8 super duo. Ve lo metto qua e vi dico che partiremo dal centro, dal fiorellino centrale di 8 super duo. Cosa facciamo? Le prendiamo una alla volta e le infiliamo nell'ago. Quante ho messe? 5, 6, 7, 8. Partiamo con 8 perline, le portiamo all'inizio del filo, all'altra estremità, non quella dell'ago. Poi vedete, ci lasciamo un pezzettino di filo qua e poi tipo lasciamo 10 centimetri, vedete, da qua a qua finisce il filo.
e poi rientriamo, vi faccio vedere meglio, poi rientriamo da questa parte, dall'inizio diciamo del filo, vedete, da qua rientriamo per fare cosiddetta chiusura a cerchio. In questo modo il filo è passato 2 volte nelle perline. Tiriamo piano, reggendo con questa mano, reggiamo il filo, quello iniziale, se no le perline vanno via. E qua si forma questo cerchietto che andiamo a stringere e faremo un nodino. Ecco, facciamo il nodino doppio, 1, stringiamo bene e chiudiamo, 2. Se volete essere sicure, fate pure il terzo. Dopo aver fatto, vedete come viene bello stretto, adesso vado con l'ago e mi sposto di 2 perline, di una, di 2, quanto volete. Fate piano perché l'abbiamo stretto abbastanza. E adesso, dopo essermi spostata, tiro un bel po' perché voglio che il nodo si va a bloccare dentro la perlina. Ecco, adesso è entrato, vedete, non si vede più il nodino perché è andato dentro la perlina. A questo punto prendo la perlina 80, questa centrale, la metto giù in basso, la faccio scorrere, la metto qua e dall'altra parte, vedete, attraversiamo diametralmente, cioè siamo passati da qua e entreremo dall'altra parte, lasciando 4 perline da un lato e 4 dall'altro, perché deve tagliare il fiorellino a metà. Infiliamo in una perlina e la facciamo sistemare qua. Bene. Adesso attraversiamo altre 3 perline per farlo ripassare di nuovo il filo, così è più resistente, diciamo, anche se col filo 0,20 va bene uguale. Attraversata pure la quarta perlina, riandiamo nella perlina centrale, nella 80, per fare in modo che siamo passati 2 volte, così è ancora più resistente. Andiamo di nuovo in una perlina, ops, eh sì, ancora c'ho i metodi vecchi di registrazione. Allora, abbiamo attraversato, abbiamo fissato bene questa perlina 80 centrale. Adesso cosa dobbiamo fare? Ci mettiamo il lavoro così al rovescio, perché noi dobbiamo andare nel foro sopra. Ok, quindi dalla perlina che siamo usciti, vedete che è questa, siamo usciti da questa, quindi stavamo qua sul davanti, siamo usciti da questa perlina, adesso dobbiamo tornare nella stessa, però per fare sto movimento è più comodo girare il lavoro, giriamo e infiliamo qua. E adesso qua dobbiamo fare il secondo passo, cioè iniziare a mettere le altre perline super duo, sempre quelle fatte così a rombo, per chi non le conoscesse. Quindi che facciamo adesso?
Una volta trovati qua sopra, tra ogni gruppo, ogni coppia di perline super duo, andiamo a metterne un'altra. Che succede? Ah, stava un po', era un po' bloccato il foro. Ok, quindi mettiamo la perlina e andiamo nell'altra coppia. Tra le prossime due perline ne mettiamo un'altra e facciamo così per tutto il giro. Mettiamo anche l'ultima perlina super duo e ripassiamo solo con ago e filo in tutte le perline per rinforzare. Rifacciamo un giro cosiddetto a vuoto, quindi di nuovo in questa le contiamo, abbiamo attraversato 2, contiamo queste di base per capire quante ne abbiamo attraversate. 3, 4, 5, 6, velocizzo un po', 7, 8. Abbiamo attraversato tutte e 8 e adesso cosa facciamo? Vado in una di queste di punta nel foro basso, quindi in quella che si trova in mezzo, vedete? E adesso giro di nuovo il lavoro perché devo salire nel foro superiore di queste che abbiamo appena messe. Quindi stavamo così, ok, siamo usciti da qua sotto, ecco, si vede, giriamo per andare qua sopra e da qua andremo a mettere i cristalli grandi e tra le coppie tra le perline super duo andiamo a mettere i cristalli e poi faremo anche il ripasso, mi raccomando, almeno 2 volte perché poi ci agganciamo con l'uncinetto e il filo deve essere bello resistente, tanto i fori sono belli larghi, quindi si può attraversare tranquillamente. Vedete, qua servono 8 cristalli grandi, da 6 mm. Poi, come dicevo, mettendo l'ultima vado a rifare il giro di rinforzo e ne faccio addirittura 2. Ok, continuate a fare 2 volte il giro. Allora, ho finito di ripassare, anche 2 volte dovete farlo per essere bello resistente, vedete com'è rigido. Iniziamo a fare i nodini perché andremo a tagliare il filo di nylon, non ci serve più. Quindi come facciamo? Tra una perlina e un cristallo infiliamo l'ago sotto, tiriamo su e si formerà questa asolina. Infiliamo l'ago nell'asolina e tiriamo e si forma, se lo vedete, si forma così. Tiriamo bene che qua si fa un nodino e tiriamo bene e rifacciamo lo stesso lavoro perché lo voglio fare doppio. Ecco, di nuovo asolina, infilo l'ago nell'asolina e chiudo e tiro e qua ho fatto un nodo doppio. Non vi preoccupate se si vede perché qua verrà la lavorazione all'uncinetto. Poi infilo attraverso un po' di perline, attraverso il cristallo, la perlina super duo e
un altro cristallo ancora, faccio un po' a caso e faccio un altro paio di nodini qua. Adesso cerco di distribuirli un po' su tutto il perimetro. Ne faccio un altro qua, ecco, infilo nell'asolina e chiudo. Faccio un altro qua per farlo doppio, poi mi sposto, ne faccio un altro, 1 2 qua e taglio il filo. Io lo taglio in genere col tagliaunghie perché mi va proprio vicino al cristallo o alla perlina, il tagliaunghie quando finisco. Come vi dicevo, a questo punto vado a tagliare vicino al cristallo. Attenti a non tagliare il filo buono, ma cioè quello di lavorazione, e rimane così. Questo tanto poi va dentro. Questo filo di inizio lavoro io in genere lo schiaccio di nuovo, lo infilo nell'ago e provo ad infilarlo nelle perline centrali, però adesso si farà fatica perché il filo è già bello, la lavorazione è bella stretta. Vedo se lo rifaccio dopo, se no potete anche tagliarlo direttamente, anzi lo tagliamo direttamente perché ricordate, quando abbiamo tirato bene il filo, il nodo è andato ed è rimasto incastrato nelle perline, quindi si può tagliare tranquillamente. A questo punto, vedete, la lavorazione centrale è fatta. Andremo con l'uncinetto. Scusate, vabbè, volevo tagliare quello meglio, però non fa niente. Quindi prendiamo l'uncinetto piccolo, quello da 1, prendiamo il filo, come dicevo, in poliestere, e mettiamo, fatemi vedere un attimo che devo vedere cosa ho fatto, 8 catenelle sopra gli archetti, no, inizio con 6 catenelle sopra i cristalli più una catenella sopra le super duo, quindi sopra i cristalli infiliamo a caso da qualche parte, forse vediamo se è meglio infilare qua perché in corrispondenza alla perlina, e poi il giro si chiude qua, quindi forse è meglio così, dove qua sopra la perlina centrale. Quindi infilo, vedete si fa un po' fatica perché lo spazio è stretto. Prendo il filo che sta dietro e lo trascino sul davanti per fare una catenella, una maglia, vabbè, questa di partenza. Questa è la partenza, ricordate, è un po' difficile in tutto. Tiro un po' il filo perché non la voglio troppo grande questa catenella e l'ho fatta la prima. E adesso faccio 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6 catenelle, vado tra il cristallo, cioè dietro al cristallo, e la perlina e infilo qua piano, però comunque abbiamo fatto tanti passaggi di filo 0,20 di nylon, quindi dovrebbe essere resistente, però meglio fare con calma sto passaggio. Il primo di attaccamento con uncinetto alla lavorazione col nylon, fatela con tranquillità. E adesso chiudo con una maglia bassa, quindi ho ricoperto, diciamo, il primo, ho fatto un archetto sopra il cristallo. Sopra la perlina faccio solo una catenella, quindi faccio una catenella e vado di nuovo a chiudere tra il cristallo e la perlina. Allora, ho fatto la catenella, sì, sto su 2, volevo farvi vedere ancora da più vicino, però comunque sto sul 2. Il filo mi vuole fare arrabbiare, quindi infiliamo, lo tiriamo sul davanti e qua andiamo a fare sempre una maglia bassa.
Adesso facciamo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle e vado tra il prossimo cristallo e la perlina super duo. Tiro piano, infilo, tiro piano e chiudo. Sopra la perlina ricordate una sola catenella e vado a chiudere dopo la perlina e proseguo così. 6 catenelle 6 catenelle sopra il cristallo, una catenella sopra la perlina, tutte quante le chiudo con maglia bassa. Vado a fare tutto il giro, poi ci vediamo qua. Che ne dite? Non è bellissima anche così, con questa grande semplicità? Se la facessi per me la farei proprio così, semplice semplice. Per chi si vuole fermare qua si va a fare un gancetto e la può lasciare anche così. Allora siamo arrivati all'archetto sopra l'ultimo cristallo, faccio una catenella che andrebbe sopra la super duo, la prima, anzi l'ultima che dobbiamo fare, e vado ad agganciarmi con una maglia bassissima direttamente all'archetto che sta sopra il cristallo, quindi maglia bassissima, chiudo. A questo punto, dopo aver chiuso, faccio una catenella e inizio a fare sopra ogni cristallo, faccio 8 catenelle, quindi questa non la conto che l'ho appena fatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 catenelle e vado con una maglia bassa ad agganciarmi sopra la super duo in questo spazio dove abbiamo fatto una sola catenella. Ricordate del giro precedente, c'era solo una sola catenella qua, quindi da qua facciamo una maglia bassa, poi da qua andiamo con altre 8 catenelle e la prossima 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e andiamo sopra quest'altra, infiliamo qua e facciamo un'altra maglia bassa e andiamo avanti così a fare archetti di 8 catenelle sopra gli archetti precedenti, quelli da 6, e andiamo ad agganciarci sopra queste perline super duo dove c'era una sola catenella. Allora siamo arrivati all'ultimo archetto da 8 catenelle che andremo a chiudere con una maglia bassissima qua all'inizio di quell'altro, del primo. Quindi maglia bassissima vuol dire facciamo una sola tirata, come dico io. Qui faccio una catenella dopo aver chiuso con la maglia bassissima, faccio una catenella per alzarmi e se volete io a questo punto cambio uncinetto, prendo questo da 1,5, però se non ce l'avete oppure vi è comodo lavorare con questo piccolo da 1, continuate con questo, non cambia tanto. E non so se ve l'ho detto, ma mi sa di no, questo filo di inizio lavoro se lo lasciate un pochino più lungo perché poi metteremo l'ago e andremo a chiuderlo nella lavorazione per poterlo tagliare. A questo punto, dopo aver fatto una catenella, iniziamo a fare 3 maglie basse in ogni archetto, quindi inizio a fare 3 maglie basse, una, 2, se non cambiate e 3, se non cambiate l'uncinetto,
quest'altro piccolo fa le maglie più fini, quindi ne farete 4. Se invece usate questo più grosso facciamo solo 3. Abbiamo fatto 3 maglie basse. Adesso andiamo all'archetto sotto, a questo fatto di 6 catenelle che si trova sopra il cristallino, lo prendiamo, vedete, e facciamo una maglia bassa sopra, cioè prendendo lui. Ecco, l'abbiamo preso, vedete, quell'altro è rimasto indietro, quello grande. Prendiamo questo, facciamo una maglia bassa, ok, siamo a questo punto, e adesso facciamo altre 3 maglie basse nell'archetto grande che si va a posizionarsi dietro, quello da 8, quindi una, 2 e 3. Non vi preoccupate che la rispiego. E a questo punto andiamo direttamente nel prossimo archetto. Quindi in pratica che andiamo a fare? Dentro ogni archetto grande, di questi grandi che abbiamo fatto per ultimo, andiamo a fare 3 maglie basse all'inizio, poi quando arriviamo qua in centro andiamo ad agganciarci con una maglia bassa all'archetto di base, questo piccolo, poi ritorniamo sull'archetto grande e qua facciamo 3 maglie basse. Questo è il lavoro, quindi 3 maglie basse, prendiamo l'archetto in basso e altre 3 maglie basse e saltiamo nel prossimo direttamente con 3 maglie basse. Ecco qua, saltiamo direttamente in questo, facciamo 3 maglie basse, una, 2 e 3. Vado a prendere questo, vedete come lo posso anche spingere così col dito, me lo porto in avanti questo per poterlo prendere meglio. Lo prendo il filo, lo trascino verso di me, sopra l'uncinetto ce ne ho 2, chiudo e ho fatto la maglia bassa sull'archetto basso, quello piccolo, e adesso ritorno e mi interessa che vado a lavorare in questo dietro, quello che era grande, che abbiamo diviso in 2 praticamente, e qua faccio altre 3, una, 2, ops, e 3, e vado direttamente di nuovo nell'archetto grande da 8, faccio 3, prendo questo e poi faccio altre 3 e salto nel prossimo. Continuate così per tutto il giro. Allora siamo all'ultimo archetto, ma ve lo voglio fare insieme, lo voglio fare insieme a voi per spiegarvi una cosa. Quando facciamo, quindi facciamo 3 maglie basse su questo esterno, 2, 3, e sono 3. Quando andiamo a prendere questo piccolo in mezzo non dobbiamo toccare questo dietro, quindi pensiamo solo a questo qua, perché non fate nel modo che li prendete tutti e due, no, quello dietro lo possiamo anche spostare con il dito e noi andiamo a prendere questo qua davanti, solo lui, solo questo sul davanti. Ho voluto ridirvelo. Chiudiamo e poi torniamo a quello dietro e lavoriamo 3 maglie basse, 2 e 3. A questo punto abbiamo finito il giro, ok, chiudiamo con una maglia bassissima qua all'inizio e iniziamo, facciamo una catenella, iniziamo direttamente ad agganciarci al cerchio. Prendiamo il cerchio, lo appoggiamo dietro alla lavorazione e faremo, è facile questo giro, in ogni maglia bassa della lavorazione
andremo ad attaccarla al cerchio. Niente. Allora vado sotto, chiudo prendendolo sul davanti e ho fatto una, chiudo anche sopra il cerchio con una catenella, vado di nuovo nello stesso posto, oppure no, vado direttamente a quell'altra vicino, vedete, vado direttamente nella maglia di base che sta vicino a questa qua, perché questa che abbiamo fatto sembra una normale, anche se è fatta un po' diversa. Quindi abbiamo fatto due. Poi in ogni maglia della lavorazione andremo a fare una che andrà a prendere anche il cerchio. Quindi infilo qua sotto, vado dietro al cerchio, pesco il filo, lo trascino sul davanti, quando ho due su uncinetto e questo qua sta dietro, lo prendo e chiudo sopra il cerchio, infilo, fatemi vedere bene che non ci vedo manco bene, ognuna, non saltiamo nessuna maglia di base che poi rimane spazio, vado dietro, prendo il filo, lo porto sul davanti e chiudo sopra il cerchio, e faremo così per tutto il giro. Cerchiamo di fare le chiusure belle strette vicino al cerchio, perché così la lavorazione si tira un po' e si raddrizza, e questi archetti si vedono ancora più belli, questi che tirando per metterla sul cerchio si allargano e si vede proprio la lavorazione questa che si viene a creare. Ok, a dopo, poi vi farò vedere come faccio a chiudere, e mi sono inventata ultimamente ai ciondoli questo gancio, diciamo, fatto di spighietta rumena. A dopo. Ecco, ho finito il giro di lavorazione sul cerchio. Arrivati a questo punto ho tagliato, ho fatto l'ultima, vedete, l'ultima maglia bassa nella lavorazione. Poi posso fare anche un'altra direttamente sul cerchio per non far rimanere qualche spazietto non lavorato. Poi ho tagliato circa 30-40 centimetri di filo, quindi l'ho tagliato, faccio passare il filo qua per chiudere, e a questo punto, quindi ho sfilato, diciamo, l'uncinetto, ho tirato il filo, e a questo punto prendo l'ago, quello per cucito, questo così, e infilo il filato. Per chi ha difficoltà, o mettete un po' di colla Prit, quella che fa poi attaccare i fili insieme, oppure io faccio nel seguente modo: faccio passare quelli che passano dalla prima prova, vedete che sono 6 capi di filo, perciò si chiama lumina 6, li tiro in giù con la mano, poi prendo gli altri che non sono passati e li faccio passare uno o due alla volta. Ecco, uno che è passato, un altro lo tiro pure a lui in giù, e l'ultimo che è rimasto lo faccio passare da solo. Ecco, in questo modo abbiamo fatto passare, spero, tutti i fili, perché sì, è un po' difficile. No, manca uno non è passato, eccolo. Adesso sì, vediamo, e tiriamo piano il filo. Adesso abbiamo fatto passare tutti, tiro un po' il filo, e cosa faccio? Ho finito qua, vado così nella prima maglia. Ah, mi sono scordata di dirvi, chi lo vuole più a fargli un bordino, gli può fare anche un altro bordino in costa retro, così esce più largo il bordo. Però io per adesso stavo guardando se ce n'è un altro, ecco, tipo questo
questo ce n'ha un altro giro in costa retro per fare il bordo più definito, diciamo. Questo lo trovate il tutorial sul canale. E adesso quindi infilo qua, tiro, in questo modo la chiusura si fa meglio. Ecco, adesso ritorno da quest'altra parte, faccio in pratica una V con l'ago e filo. Ecco, non si vede tanto bene il punto di chiusura. E adesso ripasso una o due volte per fare il gancio. Sì, non vi ho fatto vedere. Vabbè, passo con l'ago un po' qua, un po' là, per rinforzare la chiusura. E adesso, se decido che la voglio mettere qua la chiusura, quindi io adesso voglio lavorare questa cosa che vi ho detto. Ecco, vengo da dietro con l'ago, infilo e faccio un'asola di filo. A questo punto prendo l'uncinetto, anzi qua devo fare con questo piccolino, quello numero 1, e chiudo una volta, una catenella, poi infilo vicino per avere 2 su uncinetto, ne faccio un'altra. Ecco, a questo punto chiudo, ho un solo filo su uncinetto, giro il lavoro perché vado qua di lato, e prendo così a caso, vedete, non è che si può fare bene all'inizio la partenza, prendo un'altra maglia, c'ho 2 su uncinetto e chiudo. Adesso rigiro di nuovo con la mano sinistra, giro il lavoro sempre, perché andrò a prendere le 2 da adesso in poi. Non si vede tanto bene, ma si formeranno 2 maglie basse, 2 pezzi di filo al lato. Ecco, forse adesso si vedono. Prendo, tiro una volta. Questa è la spighetta romena semplice, l'ho spiegata anche e chiudo anche in un altro tutorial dove si vede meglio adesso, perché il filato è fine questo per spiegarla. Io l'ho spiegata con un cordoncino così si capisce meglio. Giriamo e troviamo altre 2 laterali e le prendiamo, tiriamo una volta e un'altra ancora, giriamo e troviamo le 2 laterali, quindi facciamo così per la lunghezza desiderata. Vedete, 2 e chiudiamo, giriamo e troviamo le 2 laterali e chiudiamo, e lo facciamo così lungo quanto vogliamo. Poi lo pieghiamo con l'ago che già è rimasto infilato, andiamo a bloccare facendo un po' di punti qua dentro, poi passando tra tutte e 2 come ho fatto in questo qua. Quindi quando l'ho fatto dalla lunghezza desiderata lo piego a 2 per vedere quanto grande viene, e poi con l'ago passo un po' per fissarlo qua. Poi vado col filo, faccio un nodino 2 3, cioè un nodino 2, non servono di più, e mi sposto dietro oppure dentro queste maglie per poi nascondere e tagliare il filo. Anche qua si può andare e si taglia il filo, e questo è fatto. Poi ovviamente si va a rifinire qua sul retro la parte iniziale. Cosa ne dite? Fate. Io adesso ho l'idea di farlo uno col centro le super duo tipo a fogliolina verdi e con i cristalli di un altro colore, come se fosse un fiore. Si può fare in tanti modi. Dopo fatemi vedere. Intanto vi voglio far vedere al volo i prossimi progetti. Se volete essere aggiornati e non perdervi i miei prossimi progetti, vi aspetto ad iscrivervi e ad attivare la campanella.
Adesso parto per non allungarmi ulteriormente, quindi faremo questo. Sì, e ditemi quale vi piace di più che altro. Questo ha riscosso tanto successo quando l'ho pubblicato perché è semplicissimo, c'ha solo una lavorazione al centro con le perline, il resto è tutto uncinetto. Poi ci stanno questi due che sono delle mattonelle con lo stesso modello, solo colori diversi. Poi ci stanno queste. Ho avuto tantissime idee, tanta fantasia, ma poco tempo per registrare, quindi sappiate che seguiranno tanti progetti. Ho fatto questi. Poi ho fatto questo, che è semplicissimo, piccolo. E poi questo. Ditemi voi quale volete per come prossimo. E anche se ve l'ho già detto che il prossimo sarà la stellina, che non so dove l'ho messa per rifarvela vedere. Ah, eccola qua. Ricordiamo, il prossimo vorrei fare la stellina. Poi questi ve li faccio vedere al volo, già ce l'avete sul canale. Se qualcuno non li ha visti ancora, ci stanno. Questo ci sta sul canale, tutti questi ci sono. Questi l'ho fatti come orecchini. Poi ci sta questo, che è lo stesso di questo. E questo fatto per ultimo, che può essere anche addobbo natalizio. Questi che sono dello stesso genere. Anche questo. Ho fatto un bel po' di cose, vero? E questo. Va bene, grazie a tutti, vi aspetto. Scusatemi se mi sono allungata. E fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie, arrivederci. Allora, un consiglio al volo, mi sono scordata di dirvi, per chi non vuole fare tutta questa lavorazione del gancio, della spighietta rumena, che però è bellissimo, ma chi vuole sbrigarsi può fare semplici catenelle, come ho fatto qua, oppure catenelle sopra le quali ho passato l'ago, tipo chiacchierino, oppure questa è la variante semplice ma anche carina, con il filato che ci stava già della chiusura abbiamo inserito 6 oppure 8, vedete quanto sono grandi, delle 8,0 le perline, e ripassate 2 volte col filo e viene un gancio semplice, carino e veloce da fare. Vi ringrazio, arrivederci.